Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Arlevertan Polifarma SPA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Arlevertan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Arlevertan durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci, equivalenti farmaci esteri. Cos'è Arlevertan? Arlevertan è un farmaco a base del principio attivo cinnarizina più dimenidrinato, appartenente alla categoria degli antivertigine e nello specifico preparati antivertigine. È commercializzato in Italia dall'azienda Polifarma SPA. Arlevertan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Arlevertan 20 mg/40 mg 20 compresse, Arlevertan 20 mg/40 mg 50 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Ennigersneimittel GmbH & Co. Chilogrammi concessionario. Polifarma SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe C. Principio attivo. Cinnarizina più dimenidrinato, gruppo terapeutico. Antivertigine, forma farmaceutica. Compressa, indicazioni, trattamento dei sintomi vertiginosi di varia origine. Arlevertan è indicato negli adulti. Posologia adulti. 1 compressa 3 volte al dì. Anziani. Posologia come per gli adulti. Compromissione renale. Arlevertan deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata. I pazienti con una clearance della creatinina 25 ml/min, compromissione renale grave, non devono utilizzare Arlevertan. Compromissione epatica. Non sono disponibili studi in pazienti con compromissione epatica. I pazienti con compromissione epatica grave non devono utilizzare Arlevertan. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Arlevertan nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. In generale, la durata del trattamento non deve superare le 4 settimane. Spetta al medico decidere circa la necessità di un trattamento più prolungato. Modo di somministrazione: le compresse di Arlevertan vanno assunte dopo i pasti, senza masticare, con un po' di liquido. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, alla difenidramina o ad altri antistaminici con struttura simile, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La difenidramina viene escreta totalmente attraverso il rene e i pazienti con compromissione renale grave sono stati esclusi dal programma di sviluppo clinico. I pazienti con una clearance della creatinina 25 ml/min, compromissione renale grave, non devono utilizzare Arlevertan. Entrambi i componenti attivi di Arlevertan sono ampiamente metabolizzati dagli enzimi epatici del citocromo P450. Quindi, nei pazienti con compromissione epatica grave le concentrazioni plasmatiche dei farmaci modificati e le loro emivite aumentano. Ciò è stato dimostrato per la difenidramina nei pazienti cirrotici. Di conseguenza i pazienti con compromissione epatica grave non devono utilizzare Arlevertan. Arlevertan non deve essere somministrato a pazienti con glaucoma da chiusura d'angolo, convulsioni, sospetto aumento della pressione intracranica, abuso di alcol o ritenzione urinaria legata a disturbi uretroprostatici. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: Arlevertan non riduce in modo significativo la pressione arteriosa, tuttavia deve essere usato con prudenza nei pazienti ipotesi. Arlevertan deve essere assunto dopo i pasti per ridurre al minimo l'eventuale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Gli effetti anticolinergici e sedativi di Arlevertan possono essere potenziati dagli inibitori della monoaminoossidasi. La procarbazina può intensificare l'effetto di Arlevertan. Come vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Arlevertan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Arlevertan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati sulla sicurezza di Arlevertan in gravidanza umana. Gli studi sugli animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale e sullo sviluppo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Arlevertan può avere un'influenza minore sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Arlevertan può provocare torpore, in particolare all'inizio del trattamento. I pazienti affetti da ciò non devono guidare o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse al farmaco, ADR, più frequenti riscontrate negli studi clinici sono sonnolenza, inclusi torpore, stanchezza, affaticamento, stordimento, nell'8% circa dei pazienti e bocca secca nel 5% circa dei. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di sovradosaggio d'Arlevertan includono torpore, capogiro e atassia con effetti anticolinergici come bocca secca, arrossamento del volto, dilatazione delle pupille, tachicardia, piressia, cefalea e ritenzione urinaria. Possono verificarsi convulsioni, allucinazioni, eccitazione, depressione respiratoria, ipertensione, tremore e coma, specialmente in caso di massiccio sovradosaggio. Gestione del sovradosaggio. Si devono adottare misure generali di supporto per il trattamento dell'insufficienza respiratoria o circolatoria. Si raccomanda l'esecuzione della lavanda gastrica con soluzione isotonica di sodio cloruro. Si deve monitorare con attenzione la temperatura corporea, poiché può manifestarsi piressia come conseguenza dell'intossicazione da antistaminici, in particolare nei bambini. È possibile controllare i sintomi simili a crampi attraverso la somministrazione attenta di barbiturici ad azione rapida. In caso di marcati effetti anticolinergici centrali, si deve somministrare fisostigmina, dopo relativo esame, lentamente per via endovenosa, o, se necessario, per via intramuscolare. 0,03 mg/kg di peso corporeo, max. 2 mg negli adulti e max. 0,5 mg nei bambini. Il dimenidrinato è dializzabile, tuttavia il trattamento del sovradosaggio mediante questa procedura non è considerato soddisfacente. Una sufficiente eliminazione può essere ottenuta mediante emoperfusione con carbone attivato. Non vi sono dati sulla dializzabilità della cimnarizina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antivertigine, codice ATC. N07K52. Il dimenidrinato, il sale cloroteofillinico della difenidramina, è un antistaminico con proprietà anticolinergiche, antimuscariniche, che esercita effetti parasimpatolitici e depressivi sul centralmente. La proprietà farmacocinetiche. Assorbimento e distribuzione. Dopo somministrazione orale il dimenidrinato rilascia rapidamente la sua componente di difenidramina. La difenidramina e la cimnarizina vengono rapidamente assorbite dal tratto gastrointestinale. Nell'uomo le concentrazioni plasmatiche, dati preclinici di sicurezza e dati non clinici, non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute con l'associazione della cimnarizina e del dimenidrinato. Sulla fertilità con la elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, talco, ipromellosa, silice anidra colloidale, magnesio stearato, sodio croscarmellosa. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Arlevertan a base di cimnarizina più dimenidrinato sono Agivert, Enzaver, Verizina. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.